Parlando della prima volta che ha messo piede in un circo, Fellini dice che ne è stato folgorato. Come se di colpo avessi riconosciuto qualcosa che mi apparteneva da sempre e che era anche il mio futuro, il mio lavoro, la mia vita. La sensazione descritta da Fellini non è forse anche quella che cerchiamo noi in quanto esseri umani? Quel senso di appartenenza interiore, quella sensazione di trovarsi esattamente dove si vuole. Come si vede illustrato nel film I Clown, il primo incontro di Fellini con il circo avviene nella sua infanzia, quando una notte viene svegliato da una compagnia circense arrivata nella piazza di fronte a casa sua, a Rimini. Ecco, era la prima volta che vedevo che delle creature come noi stavano dentro un recinto potentemente illuminato e facevano delle cose con una gran libertà. Fellini aveva solo 7 anni e trovandosi di fronte questo enorme tendone ricco di meraviglie, colori e stranezze, era al contempo attratto e spaventato, ma sentiva dentro di sé che c'era qualcosa di grande che lo attendeva in quel mondo. L'incantamento, il fascino che quel primo spettacolo mi ha procurato anticipava in una maniera così totale e violenta tutte le forme di spettacolo che ho visto successivamente. I Clown è un falso documentario del 1970 diretto da Federico Fellini, che nasce da un ricordo semi-autobiografico della sua infanzia. Fellini e un'improbabile troupe cinematografica portano avanti un'inchiesta per analizzare la storia del clown e capire se la sua è una figura ancora in qualche modo rilevante. Sulle orme dell'indagine che Fellini conduce, è nata in me la curiosità di indagare quel rapporto così intimo tra il regista riminese e il mondo del circo. Un rapporto che va oltre alla semplice ammirazione e fascinazione, ma che è qualcosa di più viscerale e totalizzante. Fellini è attratto dalla bellezza del circo, dalla bravura degli artisti e dalle luci folgoranti e dai costumi sfarzosi. Ma ciò che lo intriga di più è la brutale realtà che ha trovato in quel mondo. I clown aberranti e grotteschi, le difficoltà della vita circense e le dure condizioni di lavoro degli artisti sono ciò che gli rimane più impresso. Quella musica fracassona, quelle figure aberranti dei clown, l'esaltazione della forza, della bellezza, le immagini le più strane, le più gratuite, le più bizzarre, insomma, come capita solo nei sogni di vedere, erano una specie di annuncio che la mia vita sarebbe stata quella lì. Fellini trova nel circo la vita vera e non un'esperienza patinata. Il circo racchiude in sé la dicotomia tra una dimensione onirica e illusoria e una più reale, quotidiana e cruda. Dicotomia che fa parte delle nostre vite e che troviamo rappresentata alla perfezione nei film di Fellini. Fellini si sente parte dell'ambiente del circo e lo porta con sé in quello che fa, sia dietro che davanti alla macchina da presa. I suoi set cinematografici, ambienti caotici e frizzanti, sono tendoni di circhi che danno vita a grandi film. Ma come entra il mondo circense nel linguaggio cinematografico di Fellini? Fellini porta all'interno dei suoi film diverse caratteristiche riconducibili agli spettacoli circensi. Il circo ha questa sua eterna privilegio di essere lo spettacolo per antonomasia proprio perché contiene tutte le forme di spettacolo possibili e le esprime nella maniera più fascinosa, più straordinaria. Una tra queste è sicuramente l'assenza di una linea narrativa che conduce la storia da un punto A a un punto B. Come avviene negli spettacoli del circo, infatti, i suoi film seguono dei personaggi principali che affrontano una serie di eventi in un climax ascendente culminando in un gran finale. Possiamo trovare influenze circensi anche nella scrittura dei personaggi di Fellini, i quali sono sempre persone alla ricerca di un qualcosa che possa dare un senso alla loro vita. Sono persone randagie e devono spesso compiere un viaggio, che sia esteriore che interiore. Spesso attanagliati da una sensazione di profonda malinconia e tristezza, conducono una vita da clown, indossano delle maschere per portare avanti il personaggio che si sono creati per la società
dietro cui però si cela un mondo di insoddisfazioni e sofferenze. Fellini racconta i suoi personaggi in modo neutrale, senza esprimere alcun giudizio etico. Nonostante a volte si tratti di persone deprecabili, dai comportamenti scorretti e guidati dai bassi istinti, Fellini li mostra per ciò che sono, per celebrare la realtà e gli istinti dell'animo umano. Trovo affascinante come un momento che dall'esterno poteva sembrare casuale abbia avuto un significato e un impatto così profondo nella vita e nella visione artistica di Fellini. È quello sguardo curioso e genuino, caratteristico dei bambini, che gli ha permesso di affacciarsi ad un mondo che gli avrebbe poi regalato una fonte infinita di ispirazione.